Cominciamo dall'impasto. Schiaccio le patate lesse in ciotola. Patate che ho fatto tornare a temperatura ambiente, altrimenti troppo calde potrebbero uccidere i lieviti. Unisco le farine in ciotola, la 00 e la semola. Aggiungo il lievito fresco sbriciolato, circa metà dell'acqua, e comincio a impastare. Come al solito l'acqua la versiamo poco alla volta. Unisco anche il sale. Ciotola pulita, posso unire anche l'olio. Facciamo penetrare bene. Trasferisco sul piano da lavoro e comincio a impastare. Ci vorranno una decina di minuti in tutto, L'importante è ottenere una palla bella liscia. Diamo le ultime pieghe al nostro impasto. Basta così. Ungo leggermente una ciotola. Trasferisco l'impasto dentro e lo faccio lievitare coperto per almeno 3 ore o fino al raddoppio. Il nostro impasto ha raddoppiato perfettamente. Ora, prima di trasferirlo sulla teglia, la ungo con un po' d'olio. Non troppo olio, altrimenti poi l'impasto scivolerà e farà fatica a stendersi. Trasferiamo l'impasto cercando di non capovolgerlo, così avremo la parte superiore bella liscia e adesso lo stendiamo piano piano. Se l'impasto dovesse ritirarsi, va fatto riposare un minutino. La nostra teglia è ben vestita, lasciamo lievitare il nostro impasto per un'altra ora, coperto con un'altra teglia oppure con un canovaccio umido. Ultima lievitazione terminata, possiamo condire la nostra focacciona. Versiamo l'olio, sale in fiocchi e origano secco. Facciamo qualche buco senza affondare troppo e possiamo infornare. Cuociamo la nostra focaccia nel ripiano basso del forno in modalità statica a 220 gradi per circa 30 minuti. Se dovesse colorarsi troppo da una parte, basterà girarla e farla dorare uniformemente. Che spettacolo di focaccia, ragazzi! Morbidissima! E adesso me la mangio tutta. Ci provo. Buonissima.